Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti dal vostro Luca Talan. Come stas? Come state ragazzi? Oggi ragazzi, dopo il video di questi giorni che spero l'abbiate visto sempre qui su YouTube, dove abbiamo parlato di moduli, continuiamo invece con una sorta di video tutorial, perché dopo appunto le regolazioni secondo me consigliate di telecamera top, secondo me è arrivato il momento molto importante di parlare anche di controller, e dove comunque facciamo riferimento anche alla lavagnetta tattica, il radar appunto che c'è in basso nel nostro schermino durante la partita. Perché? Perché comunque ragazzi è molto importante secondo me avere una buona configurazione. Piccola premessa prima di andare ad analizzare il tutto. Queste sono delle impostazioni molto personali, quindi ognuno di noi chiaramente ha delle preferenze. C'è chi preferisce magari calciare con un tasto e giocare, quindi magari muovere il giocatore con un altro. C'è chi preferisce correre con un tasto e chi invece con un altro, quindi questa è, diciamo, secondo la mia interpretazione, secondo come io mi ci trovo bene, e come quindi vi consiglio magari a voi che volete provare qualcosa di diverso, come impostarli, o anche magari invece per chi è nuovo su questo gioco, magari chi si sta approcciando su questo gioco magari per la prima volta ed è curioso. Io appunto, premessa che arrivo da FIFA, quindi arrivando chiaramente da FIFA ho un certo tipo di meccanismo insomma nella mia testa che prevede quindi i tasti messi in una certa maniera. È ovvio che magari chi invece è sempre stato abituato a giocare su i football, o prima ancora meglio appunto su PES, è ovvio che magari abbia un altro tipo di impostazione proprio a livello di testa, perché poi è la testa fondamentalmente che muove tutto, no? Le nostre dita sono mosse dal nostro cervello, e quindi questo. Arriviamo al dunque ragazzi, vi faccio vedere quindi la mia configurazione. Questa ragazzi è la mia configurazione. Io corro con R1 e molti di voi mi diranno: ma come fai a correre con R1 se ormai tutti, anche i pro player, corrono con R2? Lo so ragazzi, avete perfettamente ragione, la corsa su R2 sicuramente per certi aspetti è migliore rispetto a quella dell'R1, perché riesce a dosarla senza ombra di dubbio. È una cosa infatti sulla quale anche io mi ci vorrei abituare a usare R2 anziché R1. Però ragazzi, come detto poco fa, io arrivo da FIFA per secoli si è sempre corso con R1. Adesso attualmente non lo so come giocano, diciamo, la maggior parte dei player, però io arrivo appunto da PlayStation 2 PlayStation 3, in cui praticamente non c'era la possibilità di avere i tastini dietro con la levetta, diciamo, personalizzabile, diciamo, nel tocco. Era una levetta classica, un tastino classico dove a prescindere quindi si premeva e quindi si muoveva in base alla pressione, non in base a quanto premevi, per capirci. E quindi io corro con R1, è una cosa, ripeto, che vorrei provare a cambiare, ma che ancora finora non sono riuscito. Comandi speciali L1. Io uso questo tipo di impostazione per i comandi speciali. Il famoso L1 ad esempio viene utilizzato molto quando siamo in fase di dribbling, questo sempre per l'attacco, quando siamo in fase di dribbling, per tenere il possesso stretto praticamente vicino, tenere, diciamo, la palla vicino ai piedi senza che se la allunghi il giocatore, no? Famoso quando andiamo magari in serpentina fra i giocatori, mollo l'R1 che è la corsa e attivo invece l'L1 che mi permette di dribblare tenendo molto stretto, molto vicino il pallone. Un classico esempio adesso di questi ultimi tempi è Leo Messi, che soprattutto la versione argentina uscita poche settimane fa ha praticamente questo tipo di dribbling stretto molto 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 elevato, e quindi chiaramente è molto performante, ecco, premendo L1 e andando in serpentina.
Protezione della palla, ragazzi, anche questo è un tasto molto importante. Io la utilizzo con R2, ecco, ad esempio magari dovrei fare l'incontrario, devo invertire l'R2 con l'R1, però ragazzi io ancora non sono riuscito, ripeto, a modificare. Protezione semplicemente quando abbiamo noi la palla, vogliamo proteggerla bene, proprio il giocatore fa il movimento, no? Si stacca dal pallone proprio per andare a cercare l'avversario. Molto utile, anche se delle volte i giocatori, essendo qui in questo gioco un po' anarchici, fanno quello che gli pare e quindi sbagliano e gliela fregano lo stesso, però un tasto molto utile. Cambio cursore con L2, il famoso switch. Io switcho con L2, c'è chi di voi ho visto che lo fa con la levetta. Io personalmente mi ci trovo bene con L2, ma perché? Perché questa, per chi come me arriva da FIFA da diversi anni, come potete notare, è una vecchia impostazione che avevano appunto i comandi su FIFA un po' di anni fa, dove appunto con l'L2 andavi fondamentalmente a muovere il tuo giocatore, no? Andavi a switchare da giocatore in giocatore, quindi a cambiare il giocatore in movimento in quel momento, e quindi io lo utilizzo con ancora con questo coso. Poi vi ricordate che qualche anno fa appunto su FIFA c'è la difesa tradizionale, difesa dinamica se non mi ricordo male si chiamava, e quindi ecco, proprio per tutta questa meccanica di difesa io praticamente utilizzo ancora questa vecchia impostazione. Lo so che magari è ancora un'impostazione un po' vecchiotta, però il filtrante poi con il triangolo, il tiro con il quadrato, io ve lo consiglio di più con il quadrato. Io pensate prima appunto calciavo col cerchio come i vecchi FIFA, poi sono riuscito almeno da questo ad abituarmi a calciare con il quadrato. Passaggio alto, quindi il cross con il cerchio, e la X con il passaggio rasoterra. Muovo il giocatore con le freccette, anche qui altro dibattito. Molti di voi mi diranno: ma come fai con la levetta? Sicuramente ti viene molto meglio direzionare. Lo so, è vero, però ragazzi, solito discorso, io sono abituato così da una vita, gioco bene in questa maniera, quindi so che con la levetta potrei magari performare ancora meglio in certe occasioni, però ragazzi, è come quando tu sei abituato a fare ormai da tanti anni un'azione, poi di botto così da un giorno all'altro cambiare non è semplice. Poi magari un giorno trovi il coraggio, lo fai e ti rendi conto abituandoti che giochi anche meglio, però devo ancora arrivare a quello step, perché ancora non ci sono arrivato, quindi questa è la mia impostazione. Poi chiaramente se qualcuno di voi preferisce mettere il movimento giocatore con la levetta analogica, perché invece lui è già abituato con le levette, è ovvio, quello è personalizzabile, ma questa diciamo è una mia, come già detto, impostazione. Poi se qualcuno di voi preferisce modificare qualche cosina, è ovvio che è libero di farlo. Andiamo invece alla difesa, quindi sempre la corsa con R1, il contrasto di spalla è la famosa spallata mentre stai correndo con L1, però attenzione ragazzi, perché purtroppo attualmente con l'arbitraggio delle volte veramente scandaloso che c'è su questo gioco, in area di rigore questo tasto io consiglio di non utilizzarlo molto. Perché? Perché io purtroppo per colpa dell'L1 ho causato tanti rigori. Il classico esempio: giocatore di spalle, tu ti avvicini correndo e premi l'L1, magari perché quello si è iniziato appena a girare, tu premi l'L1 per spostarlo, quello magicamente fa un saltello verso destra e l'arbitro fischia il rigore. E quindi sono rigori chiaramente stupidi che non esisterebbero nella realtà, ma giustamente, però in questo gioco invece esistono, e quindi bisogna stare molto attenti. E qui in area di rigore questo tasto bisogna stare attenti. Meglio consiglio appunto l'R2. L'R2 è il testa a testa, praticamente io arrivo davanti all'avversario, premo questo tasto e comunque sto lì pronto a intercettargli le linee di passaggio. Il giocatore proprio nel testa a testa si dispone in una maniera tale da chiudere gli spazi all'avversario senza fare fallo, quindi questo è molto utile. Bisogna diciamo saperli abbinare questi due tasti, bisogna saper quando utilizzare uno e quando utilizzare l'altro. Bisogna prenderci manualità, chiaramente conoscendo il gioco, facendo partite, alla fine uno si abitua a questa tipologia di disposizione e quindi capire che cosa esattamente in quel momento è meglio utilizzare. Il cambio cursore con L2, quindi lo switch come abbiamo visto anche nella fase in attacco è rimasto con L2.
esco con il portiere con il triangolo, quindi il famoso contropiede, no? L'attaccante è lanciato in porta, noi che siamo lì che ce la tentiamo il tutto per tutto con l'uscita del portiere. Chiama pressing, questo è quando noi ad esempio siamo sempre in una situazione di difesa dove c'è magari l'attacco avversario che è partito in contropiede e noi magari inseguendo un giocatore mosso da noi chiamiamo l'altro difensore a uscire, quindi a chiudere la traiettoria, la linea di passaggio, proprio andare quindi sul giocatore con questo famoso chiama pressing. Quindi fondamentalmente chiama pressing significa chiama il tuo compagno vicino che va anche lui sul portatore di palla per chiuderlo e chiudergli appunto le varie possibili azioni che può sviluppare. Scivolata con il cerchio e il pressing con la X. Questo tasto del pressing con la X fondamentalmente pressa il giocatore che noi stiamo muovendo, quindi io ho l'attaccante che vuole andare a pressare il difensore centrale avversario che in quel momento c'ha la palla, benissimo, mi avvicino intanto con il pressing. Io in genere più delle volte questo tasto lo abbino comunque allo scatta, perché proprio in questa circostanza appunto il difensore che la passa al terzino, il tuo esterno, quindi cosa fa? La tua ala va di corsa verso il terzino avversario per cercare di intercettarli, di bloccarlo lì, quindi di non farlo muovere, di non farlo uscire da quella zona di campo e quindi il difensore a quel punto è costretto o a lanciare lungo, se bravo magari a dribblare o comunque a scaricare. Però è ovvio che trovandoti un avversario così che ti viene incontro di botto qualcosa devi fare, altrimenti te la prende. Quindi questo è il famoso pressing, appunto il pressare l'avversario. Io lo faccio con la X, ripeto, spesso abbinata al tasto scatta, che come già detto sarebbe meglio avere sull'R2 proprio per dosare, perché ci sono delle situazioni in campo in cui è meglio dosare. Non è sempre buono partire a 1000, no? Come quando accendo la macchina che prendo, vado sull'acceleratore e subito a palla. No, ci sono delle occasioni in cui invece è meglio dosare la corsa, quindi consiglio per voi, nonostante io ancora non sia riuscito a utilizzarlo, però ve lo consiglio perché sicuramente quando riuscirò anche io ad abituarmi sicuramente performerò molto meglio. Ci sono delle circostanze, ripeto, di dribbling in cui basterebbe un pelino di velocità e non l'acceleratore messo al massimo, però chiaramente perché esatto, ho colto proprio la palla al balzo. L'acceleratore della macchina funziona proprio come questo tasto famoso dell'R2, perché come potete notare nel joystick della PlayStation 5 il tasto proprio dietro fa un giochino come una leva, quindi se io lo premo poco poco anche il giocatore correrà un po' più veloce, ma poco. Più scendo, più chiaramente il giocatore aumenterà la sua falcata e quindi prenderà velocità e diventerà sempre più veloce. Con l'R1 questo giochino, ripetiamo, non si può fare. Con l'R1 premo il tasto, il giocatore corre a palla, mollo il tasto, il giocatore si ferma o comunque tenderà a rallentare e poi a fermarsi, quindi farà pochi passi insomma finché non si fermerà. Quindi ragazzi, consigliato. Andiamo a vedere al volo le impostazioni dettagliate. Allora, io utilizzo cambio cursore semi assistito. Andiamoli a leggere. Assistito e cambio cursore avverranno automaticamente e frequentemente. Io questo ragazzi ve lo sconsiglio perché comunque vi troverete in delle situazioni in cui magari volevate selezionare un giocatore e invece improvvisamente il computer ve ne seleziona un altro, la CPU. Quindi vi potete trovare con delle situazioni in cui magari non riuscite bene a chiudere la situazione perché l'azione avversaria, perché appunto avete un altro giocatore selezionato e magari non è secondo voi quello proprio corretto con la quale volevate andare. Semiautomatico, qui praticamente è simile, però soltanto in un numero limitato di circostanze. Puoi anche cambiarlo manualmente. Questi due diciamo fondamentalmente sono simili. Sicuramente questo qui non l'ho mai utilizzato, vi dico la verità, è limitato appunto solo in certe circostanze, per dire che ne so, magari siamo in difesa, quindi nella fase appunto difensiva, proprio i difensori, diciamo attacco contro difesa avversaria, scusatemi, attacco avversario contro difesa nostra,
magari solo in quella circostanza tenderanno a muoversi, diciamo la CPU tenderà a selezionare in automatico da soli i giocatori nostri da controllare. Però secondo me, ragazzi, comunque il migliore per giocare non full manual come il non assistito proprio, il semi-assistito secondo me è quello migliore, perché in fase offensiva il cursore cambierà automaticamente, quindi ci aiuterà lui, magari dicendoci guarda è meglio che passi la palla a questo giocatore perché è più smarcato rispetto a che quest'altro. In quella difensiva invece va cambiato manualmente. Questo secondo me è il migliore, perché comunque ci dà una mano in fase magari di costruzione, però in fase di difesa ci lascia comunque di solito manualmente. Quindi comunque lui ci dice guarda, il primo secondo me da selezionare che c'è davanti all'uomo è, per dire, il terzino nostro di turno, no? O il difensore centrale di turno. Però se vogliamo invece far uscire un altro giocatore a pressare, possiamo immediatamente switchare, quindi con il famoso tastino dell'L2 scusate, che abbiamo visto prima, e chiamare l'altro giocatore invece che vada a fare pressing. Non assistito invece, già visto, muovi completamente tutto tu, ma bisogna essere molto bravi e deve piacere quella tipologia di gioco. Il cursore, scegli se mostrare o no il cursore sopra i giocatori durante le partite. Io ce l'ho disattivato. Si può utilizzare il nome del giocatore, il numero del controller, l'ID, il nome utente. Io, ragazzi, preferisco avere la visuale libera, perché comunque tutte queste scritte, anche se piccoline, un pochino confondono. Io preferisco avere libero, vedo il giocatore, riesco a muoverlo bene, ok. Tipo di cambio manuale cursore. Allora, c'è chi di noi gioca sul giocatore. Secondo me è meglio sul giocatore, perché il nostro cursore tenderà appunto a muoversi in base a come si muovono i giocatori. Se noi invece mettiamo sul pallone appunto, tenderanno a muoversi in base a come si muove il pallone. Il fatto qual è? Che secondo me, muovendosi come si muove il pallone, diventa un pasticcio, perché comunque la palla trovi quello bravo che te la fa girare in fretta, tu non fai nemmeno in tempo a selezionare il giocatore, che quello già magari ha cambiato gioco e tu ti ritrovi con un altro giocatore da dover selezionare. Invece comunque in questa maniera, quando cambi manualmente il cursore, leggiamo, puoi selezionare il pallone o il giocatore come fulcro. Nota, anche se selezioni sul pallone, se la palla non è in gioco, il fulcro sarà sul giocatore. Ok, quindi diciamo che di base ti dà sul giocatore. Però appunto, come ha spiegato questa descrizione, il fulcro di gioco per noi qual è? Il pallone o il giocatore? Questo diciamo che c'è un 50-50 riguardo chi la pensa appunto in un modo, chi la pensa in un altro. Io sinceramente preferisco sul giocatore, perché comunque riesco ad essere più veloce nello switch, quindi e pressare meglio. Livello passaggio manuale, io uso il livello 2. Perché? Perché comunque garantisce forza e l'assistenza automatica per quanto riguarda la direzione e la potenza dei passaggi. Poi puoi anche comunque regolarli tu usando praticamente il tasto passaggio e nel mio caso le frecce, o comunque se voi usate le levette, nel vostro caso le levette. Io consiglio appunto di utilizzare questa tipologia di giocata, perché comunque in molti casi è utile che da solo ti regoli la precisione e la potenza, però puoi anche eventualmente farlo tu. Ad esempio, vuoi fare un passaggio più forte, più lungo, più in profondità, premi di più il tasto e in automatico il giocatore la darà più forte anche se delle volte sono anarchici, fanno comunque quello che vogliono, però diciamo che in linea generale questa è la regola. Livello 1, qui è completamente gestito dal computer, quindi non possiamo decidere nulla noi premiamo semplicemente, il computer va in automatico dal giocatore che secondo lui in quel momento è meglio passarla. Livello 3, garantisce assistenza automatica per potenza e precisione dei passaggi. Questo lo stesso è buono, è molto simile al livello 2,
però un pochino meno controllato, nel senso che la direzione, comunque la precisione, bisogna completamente regolarla noi, mentre il livello 2 ci dava anche già un minimo di precisione già al computer, quindi secondo me, ripeto, il livello 2 è meglio. Il livello 3 l'ho provato, non è male, è un pochino più libero rispetto al livello 2, però se vi piace, ecco, un approccio più manual al gioco è molto interessante da utilizzare. Il livello 4, ragazzi, è completamente manuale, quindi noi dobbiamo essere molto bravi a saper regolare i passaggi, potenza, insomma, direzione, tutto quanto. Quindi se non vi piace il full manual, ve lo sconsiglio, ragazzi, perché comunque è pesante giocarci, è molto più impegnativo. Contrasto di spalla, tipo di contrasto, per eseguire un contrasto in piedi premi 2 volte il tasto pressing o il testa a testa. Io, ragazzi, contrasto di spalla comunque utilizzo questo, ed è quello lì appunto della famosa spallata. Contrasto in piedi non l'ho mai utilizzato, però credo che sia meglio comunque il contrasto di spalla, mi ci trovo bene, quindi lasciamo questo. Tipo di tiro base, perché manuale, ragazzi, cioè, non segnerete mai praticamente su sto gioco. Tipo di tocco secco 2 volte, ok. Guida direzionale, queste sono le famose frecce, gli indicatori direzionali appunto, ma io lo lascio disattivato perché, ripeto, voglio il campo libero. Indicatore prossimo giocatore va bene, quindi mi dice già, guarda, tra poco se switchi andrai a selezionare questo, in modo tale che io già so chi andrò a controllare. Questo mi piace. Guida al bersaglio, mostra gli indicatori per i giocatori che potresti controllare quando usi comandi senza palla. Io tutte queste cose appunto di cerchi, frecce, guide, insomma, a parte l'indicatore che ho, ma quello è un puntino sopra la testa del giocatore, io comunque tutte queste altre cose ce le ho tutte quante disattivate. Guida posizionamento parte coop online attivato, ma tanto io la coop non la faccio, ragazzi, è una modalità, scusatemi, magari qualcuno di voi non sarà d'accordo, ma a me non mi piace, io preferisco giocare completamente io. Ci ho provato a giocare qualche volta in coop, ma non mi ci trovo, quindi. Tipo di finta facile, perché già è difficilissimo fare le finte su sto gioco, quindi mettete facile, ragazzi, perché manuale è ancora più complesso. E niente, ragazzi, quindi questa fondamentalmente è la mia disposizione. In campo potete andarli a vedere tranquillamente appunto nelle mie live, quando faccio le live, quando appunto pubblico i video anche di qualche tutorial che adesso, insomma, questi giorni stiamo iniziando piano piano a proporre, per capire esattamente bene come si muovono i giocatori, ma provatela questa disposizione, perché comunque è molto molto interessante. Bene, quindi siamo arrivati alla conclusione. Oggi c'era anche un aggiornamento, ma l'ho tralasciato perché non c'è nulla di interessante. Hanno riproposto, insomma, tutte cose, pot già visti, già usciti, insomma, quindi nulla di che. E niente, io vi saluto, allora vi auguro una buona giornata, vi ringrazio di essere stati qui con noi. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollicione, un bel like e iniziate a seguire il canale per rimanere aggiornati sui nuovi contenuti. Vi auguro, ripeto, una buona giornata. Buon dia a tutti dal vostro Luca Talan. Ciao a tutti, ragazzi.